Bella ragazzi, ben trovati su AnglerTube. Abbiamo cambiato isola, è sempre vulcanica ma parecchio più a nord, infatti fa un freddo cane. Ragazzi, questa volta siamo in Islanda. Benvenuti nella terra dei ghiacci. Eccolo. I ventoni sono attesi arrivare dai 20. Allora raga, siamo appena arrivati, in realtà sono circa un paio d'ore che siamo atterrati, abbiamo avuto qualche problemino in aeroporto, però finalmente siamo riusciti a recuperare la macchina, abbiamo caricato tutto, adesso ci troviamo a Reykjavik, stiamo facendo un giro guidati da Ricky per rifocillarci un po', recuperiamo le licenze e poi sta a te Ricky. Allora, io come avevo suggerito, stop nei punti vendita fishing shop più fighi della città. Che ci sembra giusto. Non è che ce ne siano tantissimi, però puntiamo a quei due più fighi forse, esatto. E adesso stiamo andando a mangiare cibo tipico della zona che è fish and chips, credo, quindi easy. Che va più che però bene dopo 9 ore c'è il di mio digiuno. preferito, esatto, quindi punteremo a quello. Magari faremo un giro verso la cattedrale giusto per vedere la piazza e poi direzione nostri spot, quindi casa, Quartier generale, esatto, preparazione attrezzature e poi possiamo già iniziare teoricamente ad andare a battere acqua. Siamo stanchi ma gasati raga. Assolutamente. Benvenuti sì. in Islanda. Assolutamente sì. Allora abbiamo speso 45.000 coronuzze islandesi.
che equivalgono a 300 euro, che diviso 4 fanno ben 75 euro a testa, il che vuol dire che con 75 euro a testa ci siamo fatti 6 colazioni, 6 merende, 6 pranzi e 6 cene. Morale della favola, l'Islanda è cheap. L'Islanda è cheap, ci potete venire anche domani, non spendete niente, non andate a mangiare fuori, ma venite qui dal Porcellino Rosa. Strada da Reykjavik fino al nostro villaggio, abbiamo scollinato e da qua abbiamo una vista sul lago. Questo è il lago in cui pescheremo praticamente tutte le notti alla ricerca del pesce di taglia e uscirà. Siamo molto fiduciosi del fatto che uscirà, quindi ovviamente non alla prima, non alla seconda, alla terza a sinistra, quindi non qua, alla prossima a sinistra. Oh. È lei? Dovrebbe essere questo qua. Very cute, let me see. No. Oh, è finito a riempire i giga computer con tutte ste puttanate. Porca troia, bastardo. Ieri abbiamo provato a fare i primi lanci o comunque ad approcciare per la prima volta questo lago al Tilbalatan o una roba simile che non imparerò mai a dire, che abbiamo qui sotto. Abbiamo fatto i primi lanci, abbiamo già percepito comunque quelle che sono delle temperature e un clima abbastanza ostico, che però comunque col giusto equipaggiamento si può tranquillamente affrontare. Edo ha cavato, diciamo, la prima trota che riguarda appunto la specie che è un po' il target di tutta questa vacanza, un piccolo assaggio di quelle che sono le potenzialità di questo lago immenso, che però comunque offre sicuramente degli scorci e delle finestre di attività super interessanti. Fatto questo, ovviamente poi a una certa ci siamo arresi perché le temperature e anche l'orario, con le 2 ore diciamo di delay rispetto all'Italia e tutto il viaggio che avevamo affrontato, ci hanno costretto praticamente a coricarci per poi comunque affrontare appunto la giornata di oggi al meglio. Oggi nella prima vera giornata di pesca ci sposteremo da dove dormiamo, quindi dalla nostra base che è su il grande lago, a questi 2 piccoli laghetti a sud, che sono compresi nel permesso statale di pesca islandese, ed è permesso pescare solamente in questa parte di costa, quindi non nella parte est. Chiaramente qua i pesci saranno molto diversi da quelli che troviamo nel lago, nel Thingvallavatn. La libera è molto diversa perché chiaramente il fondo non è pulito e sassoso come quello che c'è qua, ma essendoci molta più terra, molta più torba, essendo di un colore molto più scuro, le trote tenderanno al classico colore fario, chiamiamolo così, nostro, quindi più gialle, con più puntini, con i puntini rossi, cosa che invece qua non ci sono. Chiaramente l'attrezzatura sarà molto più light rispetto a quella che utilizziamo qua, quindi canne sui 20-30 grammi massimo, con terminali molto più fini e con artificiali massimo sui 10 cm, che potrebbero essere stick, minnow, jerk, gomme, diciamo che quello si può spaziare tranquillamente. Però la nostra prima parte di giornata sarà questa, invece a fine giornata torneremo alla nostra base per andare a pescare nella mezzanotte, come diceva Aurelio, nel grande lago. Lago del permesso, tutta la costa di là non si può pescare, tutta la costa di qua si può pescare. Quindi noi adesso inizieremo da questa parte, che secondo me è quella un po' più redditizia perché è un pochino più profonda, un pochino più sassosa. Vediamo cosa succede e poi invece andremo a fare quella sponda. Questa è anche più riparata dal vento, quindi sicuramente sarà più facile pescarla rispetto all'altra che invece aveva esattamente il vento davanti.
Ce l'ha? Ce l'ha? Buono. In cosa? Ce l'ho. Cazzo è una... Qualcuno ha il guadino? Via qua, brava Ciccia. Praticamente questa, io e Aure stucchiamo il terminale Aspetta, in aria. in aria Non in acqua. e questi due fenomeni praticamente hanno due trote nei nostri due guadini. Perché faccio notare che quello che ha Edo, il mio guadino, e quello lì è quello di Aure. È la sorellina piccola. Grazie per il guadino, ragazzi. Grazie mille. Grazie. No, lei freni. Ciao. Vai. Ciao. Cioè sul fondo sono fantastiche. Non le vedi manco per sbaglio. Sul fondo sono Pazzesco. fantastiche. Bomba. Vai man. Vai, Adesso tocca a voi, 1 e 2. Bella questa. Pesce pazzesco. Colori fuori di testa. Questo era quello che dicevo stamattina, quindi livrea molto più scura. Pancia quasi arancione che prende il colore del fondo del lago. Puntini completamente diversi rispetto a quelli che cercheremo nel grande lago vicino casa, però pesci incredibili, bellissimi. Questa l'ho imparata dai pescatori di Trautare, no? Quando agganci l'archietta ti metti a sbattere l'esca. Questa l'ho proprio persa da deficiente. Allora ragazzi, adesso stiamo pescando da un'oretta circa. A livello di clima siamo messi relativamente bene, perché adesso ho smesso di piovizzicare, anche se c'è una pioggerellina molto costante, molto fine, leggera, che comunque umidifica, però stiamo bene. Di vento ce n'è, adesso ci siamo messi a favore, riusciamo a fare dei buoni lanci lunghi, lavoriamo sopra l'erbaio, continuiamo e non molliamo, perché ovviamente siamo solo all'inizio. Bella! Grande pesce, Aure! Porca troia! Yes sir! Ok ragazzi, mi sono rifatto in queste 2 ore praticamente a cappotto, dove stavo un po' perdendo il focus della questione. Poi grazie ai consigli dei boys e anche vedendo loro che comunque continuavano a prendere, mi sono un po' ricreduto, mi sono un po' ripreso e quindi siamo riusciti a portare a guadino questa chicca, che è veramente un pesce fighissimo. Tanta ma tanta roba ragazzi, pesci veri. Yo!
Madonna che mangiata! Yes! Grazie Ricky! Alla fine, dopo un grande errore, sono riuscito a scappottare questo gioiellino. Esce bellissimo, tutte le caratteristiche che può avere un afario. All'Iples ci ho creduto, me li sono portati da casa e ho detto perché no, e alla fine è arrivata. Stecca in canna bellissima, super pesce. Cioè. Che cazzo è? Io non la vedo. Qua. È praticamente l'allarme di quando non ti metti la cintura. Vai a stabilire. Diciamo devo mettere anche quelli della tua camera. Perché mi sembra un po' ansia. Eccolo raga. Raga, benvenuti in Islanda, siamo nella terra dei ghiacci. E anche questo giro Potete tanto capire, cazzo. ragazzi, come potete vedere dalla mia faccia viola, sono in ipotermia. Siamo in Islanda e il geyser non parte, come al solito. Basta, zio, l'ho detto 40 volte, non lo fa. Fa un freddo boia, questo è il 40° take e ovviamente il geyser non partirà e lo sappiamo perché tanto non parte.